Ciao a tutti, oggi parliamo di giardinaggio e cani e gatti. Soprattutto in questo video voglio soffermarmi su quello che faccio io quando devo scegliere una pianta per la mia terrazza e cercherò insomma di darvi dei consigli utili su come evitare di scegliere piante tossiche. Sapete che la maggior parte delle piante ha comunque una tossicità nei confronti dei nostri cani e gatti che hanno magari il vizio di mangiucchiare le foglie, i rami e i fiori, i frutti, e quindi bisogna stare attenti chiaramente alla scelta delle piante per evitare chiaramente di intossicare i nostri animali. Ora cercherò di distinguere in due situazioni, cioè voi potete chiaramente andare a comprarvi una pianta in un negozio che vende piante, in un vivaio, oppure potete fondamentalmente affidarvi chiaramente a un giardiniere che vi porterà lui le piante in base alla scelta che volete. Ora io vi dico quello che io faccio generalmente, parleremo di tutte e due le situazioni. La prima situazione: noi ci scegliamo le piante, quindi andiamo in un vivaio oppure andiamo in un negozio e in un centro commerciale che vende piante. Cosa faccio io di solito? Mi fornisco, ovviamente il cellulare ormai ce l'abbiamo sempre, quindi quando vedo una pianta che mi piace vado a vedere il nome latino, lo digito su Google e fondamentalmente vedo se mi esce chiaramente qualche digito, diciamo il nome latino più cane e gatto, dipende da che animale avete. Se avete un cane mettete cane, se avete un gatto mettete gatto, e fondamentalmente vedo i risultati e vado un attimo a valutare se esiste effettivamente già qualcosa che mi indica che quella pianta è pericolosa, molto pericolosa. In base a quello che trovo poi ovviamente la scelgo o non la scelgo, la metto in lista o non la metto in lista. È chiaro che se scelgo per esempio una pianta come l'azalea che ha una sua tossicità e vedo che ci sono già una serie di articoli che ti dicono che l'azalea è tossica, ovviamente non la scelgo, perché so che può darmi una certa tossicità. Questo di solito è quello che io faccio nel momento in cui vado a scegliere una pianta. Anch'io sono medico veterinario, ma non conosco la tossicità di tutte le piante. Esistono delle piante molto tossiche come la Cicas revoluta, che ovviamente è meglio non prendere se si ha cani e gatti. Quindi fondamentalmente però ci sono tante piante che poi magari arrivano negli anni da altri paesi che non si conosce magari la tossicità, quindi andare a verificare. Molto spesso preferisco verificare anche in inglese, perché magari in inglese mi esce magari qualcosa di più aggiornato e lì faccio questa prima scelta. Dopo, in base alle piante che non sono tossiche, le scelgo e le metto nella mia terrazza. Se invece mi affido a un giardiniere, è chiaro che al giardiniere come prima cosa dirò questa cosa: attenzione, vorrei avere delle piante che non sono tossiche per il mio animale. È chiaro che il giardiniere non è un medico veterinario, chiaramente ha già il suo lavoro e difficilmente sa esattamente qual è la pianta tossica per un cane o un gatto, dipenderà sempre poi da noi. Quindi un'altra cosa da fare è che quando il giardiniere arriverà con le sue piante è ovviamente verificare, di solito ogni pianta ha il suo cartellino, prima che vengano piantate verificare chiaramente che non siano tossiche quelle piante, escludere chiaramente quelle che sicuramente troviamo una gravissima tossicità. Poi ci sono quelle borderline e lì dipende da voi se volete assumervi un rischio oppure decidere di dire no, guarda, non voglio queste piante, procurami magari altre piante che nel frattempo voi, quando avete chiamato il giardiniere, vi siete informati che possono stare nel vostro giardino. Una ricerca prima è essenziale per evitare chiaramente questo. Stessa cosa per quanto riguarda l'orto. Se avete intenzione di fare l'orto e avete bisogno di mettere delle piante, è chiaro che lì molto spesso sull'orto, sulla verdura è più il frutto, quindi se non, soprattutto questo è più un problema magari legato al cane. Chiaramente tutto l'aglio, la cipolla mangiati crudi al cane fanno molto male, quindi se avete il gatto di solito sul frutto è raro che lo mangi, però fondamentalmente anche per quanto riguarda l'orto questo ha un suo senso. In questo video voglio soffermarmi soprattutto su questi punti perché il lavoro si deve sempre fare all'inizio. Avere una pianta estremamente tossica come può essere un oleandro e avere un cane o un gatto è un rischio che noi
ci accolliamo. Se uno lo sa prima, magari decide di non mettere quella pianta perché ha un cane che ha il vizio di mangiare veramente di tutto. Quindi in questo video mi voglio soffermare soprattutto su come fare, su quello che faccio io generalmente per scegliere le piante della mia terrazza. Nei prossimi giorni voglio proprio dedicare il mio tempo alla realizzazione di video invece inerenti ad ogni pianta tossica, ad ogni pianta che può essere molto tossica, in modo tale che sappiate anche quali sono quelle più pericolose. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.